Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1/8, uscita numero 43. Vi anticipo subito che è un montaggio molto semplice, però bisogna fare attenzione. Andiamo a guardare subito l'interno del fascicolo. Se qualcuno di voi ha piacere di dare lettura oltre che guardare le immagini, lo potrà fare. Intanto io doverosamente e volutamente ringrazio tutti voi che siete i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, che non mandano avanti le pubblicità veloci e non saltano gli annunci, così mi aiutano e ci aiutiamo reciprocamente, io dandovi dei consigli per quello che posso fare e voi facendomi guadagnare qualche centesimo. Grazie ragazzi. Se invece qualcuno che mi guarda ha intenzione di iscriversi ma si dimentica, sono qua per ricordarlo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist che potrete trovare altre cose interessanti. Questo è il contenuto, ma andremo a vederlo poi nel dettaglio con le fasi di montaggio. Qui ci danno dei consigli che io però non tengo conto in questo caso e poi vedremo il perché. E questo è quello che poi avremo alla fine, dopo che avremo montato i tiranti che poi permettono alle ruote di muoversi nella stessa direzione nello stesso momento. Ovviamente, meno male. Ecco qui. Troverete anche un link in descrizione, si chiama Patreon. Per chi vuole dare una mano a sostenere il canale lo potrà fare facendo una piccola offerta, oppure sotto il video dove c'è scritto grazie potete cliccare e decidere se volete aiutare il canale di Michele. Se invece non farete né una né l'altra cosa e vabbè, potrete aiutarmi in maniera del tutto gratuita. Come dicevo prima, quando compare il salto annuncio, non lo saltate ragazzi, aiutatemi, perché è quello che mi fa guadagnare qualche briciola. Senza di quello spero di riuscire ad andare avanti ancora qualche tempo, ma sinceramente non lo so. Vi dico la verità. Ho tanta passione in quello che faccio, in tutto quello che ho fatto nella mia vita, ma non basta solo quella. Ecco, questo è l'aiuto che vi chiedo. Non mi saltate le pubblicità, ragazzi, mi raccomando. Bene, cosa ci serve qui? Ci serve completamente tutta la parte del telaio. Andiamo a prenderla, ma prima di fare questo vediamo il contenuto di questa uscita numero 43. Questo, come vi ho già detto nell'unboxing, è in metallo ed è il tirante dello sterzo. Qui all'interno abbiamo solo una vite, ma in realtà ce ne vengono fornite tre: KM, M metallo, scritta nera, vanno avvitate nel metallo. Io ho usato un lubrificante e mi sono andato a creare i filetti. Ecco le quali viti che mancano. Sono già nella loro posizione. Aspettate. Eccole. Le ho avvitate quasi fino in fondo.
Ovviamente per montarlo dovrò svitarle, ma vi conviene farlo anche a voi. Se deciderete di crearvi il filetto, fatelo tenendo il pezzo così, non tenetelo assolutamente qui perché vi si spezza immediatamente il metallo, ve lo dico. Allora, andiamo a prendere questo splendido telaio e tutto quello che è montato sopra. Come vi avevo anticipato, questa parte, adesso vi farò vedere che va appoggiata qua sopra, deve essere libera di scorrere perché è lo sterzo. Allora, svitiamo le due viti KM. Quella di crearsi i filetti con un lubrificante nelle parti metalliche è un'ottima soluzione ai possibili problemi come rotture delle viti o avvitare in maniera non corretta e non rendersi conto che il pezzo in realtà non è andato in battuta. Allora, guardate. Questo perno andiamo a metterlo qui e ovviamente l'altro non riesco a farvelo vedere. Fate attenzione a questo gancio perché è plastica, così come anche a questi, che ce n'è 4, perché basta una pressione del dito e li spezzate. Fate attenzione, dovete sempre pensare a quello che state facendo senza mai distrarvi. Allora, ecco qua, inseritelo dentro, fate questo lavoro col pollice indice, pressate in giù e li fate entrare perno e foro perfettamente. Poi io faccio così, la giro così, prendo la vite e la vado ad avvitare. Quanto l'avvito? Fino in fondo. Adesso vi faccio vedere il consiglio che ci danno loro. Io la mando completamente in battuta, poi prendo il modello, lo giro al contrario e faccio la stessa cosa da quest'altra parte. Guardate con che facilità avvito. È a questi pezzi che dovete prestare più attenzione, perché chissà quanti di voi l'hanno rotti. Questi. Ce n'è 2 davanti e 2 dietro, sono di plastica, sembrano di metallo, ma sono in plastica, fate attenzione. Bene, a questo punto vi faccio vedere il consiglio che ci davano loro, che era di quello di dare della tolleranza. Ecco qui, di dare della tolleranza, cioè lasciare un po' di spazio tra la vite e la battuta del metallo. Questo perché? Perché così non ha attrito tra vite e la leva che comanderà entrambe le ruote e quindi è più fluido quando andrete poi a girare il volante. Però se voi avvitate fino in fondo e poi fate questo lavoro qua qualche volta, adesso vi faccio vedere, lui si mette a posto da solo. Sarete sicuri di non aver lasciato troppo spazio. Eccolo qua. Ecco, ve ne accorgerete anche voi che diventa morbido. Vedete? Ok. All'inizio vi dicevo nel video precedente e anche nell'unboxing che questo che è in metallo deve sfiorare la parte in plastica, non deve toccarla. Se voi per avvitare avete dovuto battere e lavora storto, avete sbagliato perché avete montato male questo, cioè
se non vi siete creati filetti e non siete arrivati in battuta, questo ovviamente risulterà più alto per la spinta della molla che è all'interno. E quindi se batte qui non riuscirete mai a girare lo sterzo, sarà durissimo. Mi raccomando, per avere la certezza di aver montato correttamente questo pezzo, guardate la plastica dove arriva rispetto al telaio. Vedete che è praticamente a filo, plastica e telaio in metallo, stessa cosa di qua. Così avete un punto di riferimento. Se questa parte è tanto più alta, dovete avvitare ancora queste viti per far abbassare la plastica. E guardate, ecco qua. Bene, il montaggio è terminato. Semplicissimo, però bisogna fare qualche attenzione. Volevo farvi vedere questa parte qui, che io trovo molto interessante. Vedete? Ci dice impianto sterzante della Citroën 2 cavalli. La Citroën 2 cavalli utilizza un impianto sterzante a pignone, a cremagliera. La cremagliera è questa, cioè un insieme di denti dove il pignone è libero di ruotare avanti e indietro. In realtà questo sta fermo, è la cremagliera che si muove. Poi all'estremità del pignone dello sterzo su cui è montato il volante è situato un pignone che è collegato a un albero dentato. Eccolo qui. La cremagliera. Questo ingranaccio fa sì che il moto rotatorio del volante si converta in moto rettilineo. Quindi noi giriamo il volante in maniera rotatoria, ma questo va in due direzioni, destra e sinistra. Fantastico. Sembra tutto così semplice e banale, ma immaginatevi progettare tutto questo. Perché pensarlo lo pensi, sai che se giri il volante devono girare le ruote, ma arrivare a questo non è così semplice. Un po' come portare l'acqua in casa, si apre il rubinetto e ci siamo abituati. Poi quando ci mancano queste comodità ce ne rendiamo conto. Allora, torniamo a noi. Stavo rimanendo qua, in moto rettilineo, e si è trasferito ai tiranti dello sterzo che agiscono direttamente sulle ruote, quelle che abbiamo appena montato. Tale sistema ha il vantaggio di essere diretto perché il movimento del volante si trasferisce immediatamente sulle ruote. Lo svantaggio invece è che richiede che si eserciti una certa forza sul volante, come avviene sulla 2 cavalli appunto. Anche se il rapporto di trasmissione tra pignone e cremagliera è pensato per ottenere una moltiplicazione della forza che il guidatore applica al volante. Quindi praticamente quando noi andiamo ad agire con una certa forza viene più volte moltiplicata chiaramente allo spostamento delle ruote, se non sarebbe possibile, no? E nello stesso tempo però è diretta e quindi abbiamo molto meno parti in attrito perché lavora solo il pignone sulla cremagliera, destra e sinistra, tutto lì, bellissimo. Non so se sono riuscito a farvi capire qualcosa perché non sono molto bravo a spiegarmi, però è una cosa interessantissima. A me queste cose piacciono, mi affascinano, perché immagino lo studio, immagino fino a un certo punto, perché non sono del mestiere, immagino lo studio pazzesco che ci sarà stato dietro a ogni progetto. Bene, adesso metto pausa al video e vediamo dove siamo arrivati con il montaggio numero 43 di questa meravigliosa. Cosa vuol dire meravigliosa? Sto diventando dislessico, ragazzi, oltre che con l'età che avanza, anche dislessico. E vabbè, dai, questa con le altre. Alla scoperta di questa meravigliosa, leggendaria utilitaria francese. Stasera non ce la faccio proprio. E va bene, dai. Ok, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Un nuovo pezzo aggiunto a questo splendido modello. Non so spiegarvi, magari a molti di voi non piace proprio questo modello, quindi è chiaro che non si può apprezzare, come succede anche a me per altri modelli, tutto quello che è il particolare,
ma chi ama questo modello o anche soltanto lo apprezza esteticamente, anche per la nuance di colori che io trovo che sia bellissima, questo nero, questo bordeaux bellissima, le strisce bianche, tutto verniciato, stupendo. Quando ti avvicini e guardi una cosa del genere e dici qua metto le chiavi e questa mi parte. Pensate che lavoro a fare una cosa del genere, mamma mia. Andiamo a metterlo momentaneamente qui, che poi questo sarà ovviamente anche il suo posto. Eccolo lì. Cofano anteriore tutto in metallo, parafango di plastica, portiera in metallo con basculante funzionante. Questo è il suo interno. A me piace far vedere ad ogni video tutto quello che è il procedimento di avanzamento dei lavori, mi piace tantissimo. Sedile, vera opera d'arte, tessuto vero, tubolari in metallo verniciati con elastici tenuti da ganci da una parte all'altra, fascia lombare e sacrale, similpelle. Vi sembra un modellino? A me sembra vero. Il cruscotto, come ho già detto forse almeno una volta, è dove secondo me hanno peccato un po'. La cosa bella che magari non tutti vi siete accorti è che dentro qua nel tachimetro abbiamo una copertura in plastica che fa da vetro, fateci caso, con la cornice argentata, non è solo la carta e basta. E questo appunto dicevo, molto carino, però forse visto come hanno lavorato sul resto potevano, ma io faccio tutto in diretta così, potevano, ragiono e poi penso e dico, ma alla fine quella vera è così, quindi cosa manca? Abbiamo la retina, che poi guardate, questa retina qua è metallo, vi faccio vedere una cosa, guardate qua, perché molti pensano che sia di plastica, non è plastica. Vedete che quando hanno scaldato la plastica per tenerla bloccata invece di incollarla, perché è molto meglio fare così, con l'utensile hanno levato la vernice nera dietro alla retina che è metallo, sentite? Quindi quella vera è così e alla fine probabilmente ho detto una stupidaggine perché è fatto bene. Qui abbiamo i due cavi che poi una volta inserita la chiave che è in metallo nella parte finale in plastica sopra, va a creare il contatto, manda massa i due fili e quindi riproduce l'effetto sonoro dell'accensione del motore, nonché del motore proprio in moto. Che altro posso dirvi? Il sistema di sospensioni, guardate, tutte indipendenti come quella vera. Non voglio fare danno, un attimo solo che sposto queste parti e poi ci salutiamo. Guardate qui. Qua dovete guardare dove c'è il piccolo e il grande e dovete guardare vicino a questo gommino. Quando premo cosa succede? Avete visto? Questo esce ed entra e stessa cosa ovviamente nella parte anteriore. Guardate che roba. Ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo video che seguirà, che è il numero 44, e poi chiuderò con il numero 45. Sono veramente entusiasta di questo modellino. Poi pensate soltanto che la capote sarà apribile e tutta in tessuto, i sedili dietro anche in tessuto. Sarà un modellino che custodirò veramente in maniera amorevole perché è veramente una macchina leggendaria, bellissima. Ragazzi, un saluto a voi
E a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Mettiamo benzina e partiamo. Via!